Matresca. Matresca è un gruppo appunto che 5 dischi all'attivo, caspita, 5 dischi prodotti da diversi editori oppure anche autoprodotti. Allora, diciamo che il primo è iniziato con un'autoproduzione, però anche lì poco dopo poi si è passato a una piccola etichetta indipendente all'epoca di Roma e successivamente a un'altra etichetta sempre indipendente nella zona di Internat milanese. Quindi voi siete di origine? Allora, noi siamo un po' abitiamo in una terra di confine, perché io per esempio vengo dal lago di Bolsena, come del resto anche Carlo, il bassista, e quindi siamo nel Lazio, ma alcuni componenti che sono qui dietro Toscani? no, Umbria, zona di Orvieto, quindi siamo un po' Tuscia, Viterbese e Orvieto, un po' misti. Fate del combat folk praticamente? Una Praticamente sì, un poco, diciamo combat folk rock, Folk rock. sì. C'è un gruppo romano, Ned Ludo, lo conoscete? Ned Ludo? Fa anche loro combat folk, Gianluca Spirito, vabbè. Comunque no, perché conoscevo. Comunque, poi comunque, partiamo dalle origini fino adesso. Allora, fare il riassunto di 5 dischi è un po' difficile, però c'è stata un'evoluzione che vi ha portato a un certo discorso musicale. Voi adesso siete più orientati verso la musica folk, rock, combat? Ma diciamo che il nostro genere chiude un po' tutto. Qui lo racchiude tutto. Sì, è un po' un grande raccoglitore, sì. Una strumentazione di tipo celtico, tipo tradizionale italiano. Beh, inizialmente noi suonavamo anche dei brani così, diciamo un po' Irish, quindi sì, come strumentazione io per esempio suono anche il buzuki irlandese, poi c'è Roberto il flautista qui dietro che suona il twist, quindi suona il flauto Irish, insomma, irlandese, però ecco, noi abbiamo un po' unito questa cosa del tradizionale folk italiano insieme a questa sonorità un po' Irish. I testi sono impegnati, hanno Sì. un certo... Poi c'è Carlo che lui è... Sì, sono impegnati, raccontano di storie vere, di Storie leggende, storie attuali, storie passate, un po' un purpurri di storie e di leggende. C'è un brano che parla anche di una leggenda irlandese, della leggenda di Glastrum, del bene e Conega del male, quindi abbiamo ripreso tutte queste varie cose e le abbiamo tradotte in musica. Dunque, siete una formazione fissa o una formazione in divenire, nel senso con membri che si alternano, invitati speciali? Noi diciamo siamo una formazione fissa. Fissa. Quest'anno sono 19 anni e sono 17 della stessa formazione. Un record direi, sì. quasi. Ora qui oggi veniamo in questa formazione in quintetto, ma c'è anche un altro chitarrista classico che fa parte della band e un fisarmonicista che in quest'ultimo periodo però si è preso, per problemi suoi personali, diciamo, ha preso in un altro modo di pausa, però i componenti sono sempre gli stessi da oramai 19 anni. Dunque, una situazione nuova questa sera, perché un'etichetta che produce un evento musicale piuttosto importante, cioè racchiudere tutti i musicisti o quasi della sua etichetta, almeno quello in un Interland abbastanza raggiungibile, in un unico evento cittadino che è stato duplicato dall'anno scorso, in forma più organizzata, all'aperto, nel parco, un'iniziativa abbastanza innovativa se vogliamo. Noi è la prima volta che partecipiamo, l'anno scorso non c'eravamo perché appunto siamo neo entrati, diciamo, siamo una new entry dell'etichetta di Aldo Copponere di Radici Music Records. E Aldo ci ha invitato e noi siamo corsi subito qua, anche se siamo appena arrivati da una tournée in Olanda e alcuni giorni fa eravamo lì, ritorneremo ora il 15 e 16 settimana prossima ancora in Olanda per altre 2 date, poi il 20 andremo in Ungheria per alcuni concerti e poi faremo anche dei concerti qui in Italia. Dunque, giusto appunto che parliamo delle organizzazioni, all'estero i festival e gli eventi importanti vengono organizzati da un comitato secondo me ben definito, mentre qui in Italia si ha la tendenza un po' a delegare, tipo come questa sera, a etichette oppure privati, difficilmente agenzie, stanno un po' uscendo forse nell'ambito organizzativo, le agenzie di spettacolo vere e proprie. Come la vedete la situazione qui in Italia? Devo rispondere anche qualcuno di loro, se no parlo sempre io, che dite?
Sì, la realtà italiana in verità noi la viviamo dal basso verso l'alto, vale a dire ci sono ovviamente le grandi agenzie che hanno il loro grande mercato e dopo c'è tutto il sottobosco, come lo chiamiamo noi, no? E quindi lì è anche logico che ormai con i grandi numeri non si possa più competere neanche come piccola agenzia o come piccolo gruppo di factory unite, di forze unite, e quindi è logico che ecco, gli organizzatori dei festival spesso sono il geometra del paese o lo studente al primo anno universitario, Lo stesso magari, musicista, a volte, gli stessi musicisti spesso prendono e escono Soprattutto dal nel ruolo musicista e diventano organizzatori di festival, che è una cosa buona perché almeno sanno a cosa serve Esatto. e cosa è necessario. Però sì, è un po' parecchio cambiato. Per cui un interlocutore molto variegato e molto, come dire, di difficile reperibilità, perché è molto variabile nel tempo. E non so se ti è capitato mai, se vi è capitato mai quando si chiama per cercare di parlare con un responsabile di qualche festival, c'è uno scaricabarile. Esatto, cambiano di continuo. E improvvisamente, no, lui era l'anno scorso, non sa niente, e quindi succede spesso questa cosa. Sì, sono cose che all'estero no, perché bravo, c'è un responsabile preciso che dura negli anni. Per esempio sono anni che collaboriamo con le stesse persone per diversi festival, per esempio ecco, ho nominato l'Ungheria lui precedentemente, e lì sono anni che sono più o meno sempre gli stessi organizzatori, cambiano magari alcuni impiegati, alcuni aiutanti, ovviamente ci sono gli stagisti anche, però il nocciolo duro della questione regge sempre lo stesso. Per cui è un discorso che va fatto appunto alle amministrazioni e comunque a tutti gli organismi che dovrebbero promuovere la musica, la cultura, che in questo periodo stanno delegando troppo la responsabilità. Probabile Ci che sentiamo all'estero di dover fare un piccolo preambolo per questo aspetto. Sicuramente la vostra musica, che oltretutto riguarda tematiche attuali, messaggi forti, credo che sia anche un argomento trainante che può essere portato non nelle classiche feste del 1° maggio, ma anche in eventi più a carattere turistico. E questa sera con Radici Music, in questa festa e in questo bellissimo parco, avremo l'occasione di ascoltarli. Dopo questa intervista vi faremo vedere il loro concerto, una parte. Buonasera a tutti.